Ciao ragazzi, oggi vi voglio mostrare come richiedere l'ESTA per gli Stati Uniti. Sono Davide di Turisti Squattrinati e insieme a Nadia gestiamo un canale dove vi facciamo vedere mete meravigliose da visitare e vi diamo consigli che riguardano il mondo dei viaggi. E adesso bando a ciance e via a compilare il modulo per richiedere l'ESTA. Adesso dal motore di ricerca scriviamo ESTA sito ufficiale. Mi raccomando, prendete quello con l'indirizzo che finisce con gov. Ok? Adesso qua ti metto un barcode per scaricare l'app, adesso non mi interessa per cui lo chiudo, la lingua è quella inglese ma si può cambiare e mettiamo l'italiano. Adesso qui ti viene richiesto ufficiale ESTA, crea nuova richiesta. Puoi fare una domanda individuale o collettiva, noi facciamo quella individuale, qui fai conferma e continua. Praticamente qui devi flaggare sì confermo di aver letto e preso conoscenza delle informazioni accettandone i termini. Praticamente ti dicono che se quello che è scritto si accorgono che non è vero, non ti accettano l'ESTA e naturalmente ci potrebbero essere delle sanzioni che possono essere sia amministrative o penali. Metto sì, conferma, rimetto sì, confermo se è seguente. Qui ti dice di caricare il passaporto, la foto del passaporto, da fotocamera o da galleria. Io la foto l'avevo già fatta e caricata sul computer, per cui faccio da galleria, apro. Lui in automatico già si prende alcuni dati del passaporto. Fai aggiungere alla mia richiesta e poi ti dice di caricare anche un selfie. Mi raccomando, deve essere un selfie, non la foto, non so, tipo del passaporto e poi ritagliata, perché poi subito può essere anche che ve lo accettano l'ESTA, ma poi quando se ne accorgono te lo respingono. Per cui fatevi una selfie, bisogna acquisire il viso intero e mostrare solo la testa e le spalle. Bisogna fare una foto a colori con uno sfondo semplice, senza indossare occhiali da sole, capelli, maschere e nessun filtro. Adesso carichiamo il selfie. Io sempre dalla galleria, l'avevo già fatto, e faccio apri, ok, e fai continuare. A questo punto ci sono ancora delle informazioni che non è riuscito a prendere dal passaporto e devi finire di compilare, ad esempio la data di rilascio, poi la città di nascita, paese di nascita e anche se hai avuto altre cittadinanze o hai attualmente un'altra cittadinanza. Adesso compilo il tutto. Chiede anche l'indirizzo di posta elettronica. Mi raccomando che sia attiva perché l'ESTA verrà spedita in questo indirizzo. Se non è attiva non vi arriverà mai. Adesso facciamo seguente. Ti chiede se queste informazioni sono vere, ma conferma, conferma. Il numero del passaporto, controllate sempre anche 2 o 3 volte. Adesso mi dicono che mi invieranno un codice di 4 cifre al mio indirizzo email e poi dovrò inserire questo codice nella schermata successiva. Qui metteremo il codice che mi è arrivato e avete 25 minuti per poterlo inserire. Adesso abbiamo inserito il codice e ci manda su questa schermata. Ti chiede se usi altri nomi. Hai mai ricevuto da un altro paese un passaporto, una carta d'identità ai fini di viaggio? No. Qua adesso dobbiamo mettere l'informazione di contatto del richiedente, praticamente l'indirizzo e il recapito telefonico. Qui mi chiedono di aggiungere un indirizzo social, poi è facoltativo, io metto quello di LinkedIn. Qui ti chiedono se sei iscritto a un programma per un ingresso rapido, ma assolutamente no. E poi qui ti chiedono i genitori, nome e cognome e se attualmente hai un lavoro. Una volta fleggato su sì che hai un lavoro, ti chiederà tutte le informazioni del tuo datore di lavoro. Giusto per specificare 2 cose. Quando mettete gli indirizzi vi chiedono la città e mettete la città vostra di residenza. Nella riga dove c'è scritto Stato, provincia, regione, ci mettete la provincia
va bene anche sulla provincia, mentre nel paese, a parte che c'è poi il menu a tendina, dovete mettere la nazione. Adesso ho compilato il tutto, anche quello dell'indirizzo del mio datore di lavoro, faccio seguente. Adesso qua siamo nella quarta pagina di 7, ci richiede se il nostro ingresso negli Stati Uniti ci serve solo per il transito verso un'altra destinazione, per cui in realtà noi andiamo negli Stati Uniti una settimana, dobbiamo fleggare no, perché non è solo transito, ci fermiamo una settimana. Qui ti richiede informazioni sulla persona di contatto negli Stati Uniti. Se per caso hai un contatto che vive negli Stati Uniti, che può essere un tuo parente o un tuo amico, lo metti. Se non hai nessuna conoscenza negli Stati Uniti, naturalmente metti il contatto dell'hotel, come faccio io. Qui adesso ci dice indirizzo durante il soggiorno negli Stati Uniti. Praticamente è l'indirizzo di dove si soggiorna, per cui se per caso si soggiorna in più hotel, mettete il primo hotel dove andate a soggiornare. Io soggiorno in un hotel solo e metterò questo. In realtà io qui mi sono sbagliato, perché se l'indirizzo degli Stati Uniti è uguale all'indirizzo del punto di contatto, bastava cliccare sì dove ti faceva la domanda e evitavo di mettere due volte lo stesso indirizzo. Comunque non è successo niente, la richiesta est è sempre andata a buon fine. Però più che altro fate prima. Qui c'è chiedo informazioni per i contatti di emergenza al di fuori degli Stati Uniti. Mettete il nome e cognome e il recapito telefonico di chi volete che venga contattato in caso ci fossero dei problemi negli Stati Uniti e facciamoci le corna. Adesso ho messo tutti i dati, passiamo alla pagina 5 dove ci richiedono se soffri di disturbi fisici, uso di stupefacenti e cose varie. Sei mai stato soggetto a detenzione? Hai mai violato leggi sulla detenzione e sull'uso dello spaccio di sostanze stupefacenti? Sei mai intrapreso attività a scopo terroristico? Hai mai commesso frodi oppure fornito false informazioni personali? Se cerchi attualmente lavoro negli Stati Uniti, se le è mai stato negato il visto di ingresso negli Stati Uniti, ha mai soggiornato negli Stati Uniti per un periodo più lungo di quello a lei concesso, se si è recato a Cuba, Iran, Iraq, Libia, Corea del Nord, Somalia, Sudan, Siria o Yemen a partire dal 1° marzo 2011. Ricordatevi, se per caso in effetti siete stati in uno di questi paesi e cliccherete sì, 99 su 100 l'ESTA non vi verrà data, però questo non vuol dire che non potete andare negli Stati Uniti. L'unica che invece di richiedere l'ESTA dovrete richiedere il visto, che è un po' più costoso e la procedura è un po' più lunga. In questa parte rinuncia ai diritti, praticamente se stai richiedendo il visto per te, clicchi qua e se lo stai richiedendo per un'altra persona, clicchi per terzi. Io lo sto richiedendo per me, per cui andiamo avanti e siamo alla sesta pagina. Praticamente devi prendere visione nella stessa pagina che quello che c'è scritto è tutto esatto. Dopo aver controllato per bene che tutte le informazioni che ho messo fossero giuste, arriviamo all'ultima pagina dove si può pagare. Puoi anche non pagare nel momento che richiedi l'ESTA. Oggi è il 12 settembre e mi danno il tempo fino al 19 settembre, praticamente una settimana. Se però entro quella data non ho pagato, mi viene cancellato tutto, come non avessi mai richiesto niente. Io pago adesso. Fleghiamo dichiarazione di non responsabilità e effettuare il pagamento in questo momento, che sono 21 dollari. Due cose importanti riguardo al pagamento. Vedete adesso a schermo che il costo è di 21 dollari. Purtroppo questo prezzo sarà valido fino al 29 di settembre 2025. Dopo quella data il prezzo raddoppierà, saranno 40 dollari. Infatti il nostro viaggio a New York sarà a dicembre, però lo facciamo prima, nettamente in anticipo il visto, per risparmiarci 20 dollari a testa. La seconda cosa è che noi
paghiamo con la Revolut perché possiamo fare il cambio di valuta gratuitamente. Se paghi con la tua carta di credito in euro, naturalmente ti verranno addebitati i costi di cambio valuta, mentre con la Revolut puoi cambiare la valuta gratuitamente e su questo ho fatto anche un video che vi metto la scheda in alto, adesso non mi ricordo se esce a sinistra o a destra, se ti interessa la Revolut è gratuita, il cambio di valuta è gratuito ed è una cosa che potete sicuramente valutare. Andiamo avanti con il visto, effettua il pagamento. Ci chiede come voglio pagare, puoi anche pagare col PayPal, noi paghiamo con la carta di debito e qui adesso devo mettere tutti i dati della mia carta e il visto è richiesto che dovrebbe arrivarmi entro 72 ore nel mio indirizzo email. Praticamente dice l'autorizzazione richiesta è al momento sotto esame in quanto non è stato possibile procedere con una risoluzione immediata. Questa risposta non indica necessariamente che la richiesta sarà respinta. Una decisione sarà presa entro 72 ore. Il pagamento è stato inoltrato ed è andato a buon fine e adesso dobbiamo solo aspettare che arrivi l'email e speriamo che ce l'abbiano accettata. Quando vi arriva l'esta, stampatela e mettetela in mezzo al passaporto. Noi per sicurezza la salviamo anche sul telefonino. In realtà l'esta è un visto elettronico ed è collegato automaticamente al passaporto e quindi la leggono automaticamente. Ma si sa, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo e per cui è meglio trovarsi pronti. Spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao da Turisti Squadrinati!